Gas fuori controllo, elezioni, crisi climatica, transizione energetica, nucleare sì, nucleare no, aziende che chiudono, che cosa sta succedendo? Sono qui personalmente per dare uno sguardo, un umile sguardo alle news relative alle impennate di gas, cercando di fare informazione e delineare il quadro internazionale che si è formato negli ultimi 6 mesi. Nello scorso video che ho realizzato in merito, lo vedete in sovraimpressione, abbiamo stabilito che sin dal 2019 gli Stati Uniti si sono messi in moto per cercare di esportare il 50% del gas in più in Europa. Che cosa significa tutto questo? Significa che, qualunquismo o meno, è sempre bene dire le cose come stanno. Non gli pare il vero agli Stati Uniti se l'Europa è in crisi con le forniture di gas. Sembrerebbe quasi fatto apposta, no? Il presidente Biden a febbraio, appena iniziò il conflitto russo-ucraino, non perse nemmeno un secondo prima di dire tranquilli, se Putin chiude i rubinetti il gas ve lo diamo noi. Ecco fatto, perdonatemi, sarò Jimmy il complottista mascherato, ma personalmente qualche dubbio mi sorge. E lo dico anche in modo più esplicito se volete, mi sorge il dubbio che questa situazione sia stata volontariamente provocata perché agevola interi blocchi di lobbisti e multinazionali. E sebbene la maggior parte del mondo stia lottando con l'aumento dei prezzi dell'energia, perché comunque sì, da una parte le sanzioni manderanno sicuramente in recessione l'economia russa, ma dall'altra mezzo mondo rimane senza gas, l'Europa viene messa a dura prova, costringendo i leader europei a improvvisare piani di salvataggio e misure d'emergenza per risparmiare ai consumatori il dannoso dolore economico che arriverà questo inverno. Mi duole dirlo, ma mi sa che Putin se la sta ridendo più di quanto non facciano gli americani. Il fatto di rimanere senza gas, il fatto dell'aumento repentino dei prezzi del gas intanto polarizza un potere devastante nelle mani della Russia. Ma inoltre l'aumento dei prezzi 10 volte maggiore rispetto a quello dell'anno scorso, che cosa provoca? Porta con sé problemi legati alla politica interna degli stati. Ce ne stiamo accorgendo tutti, no? Non è che manca il gas e ciao. No. È un problema che porta con sé molti altri disagi che hanno il potere di mettere in crisi l'economia europea. E questo Putin lo sa bene. Porta problemi legati alla sovranità dei determinati paesi, porta problemi legati alla produttività dell'industria e così via. Qual è il problema? In questo video voglio mettermi e dire tutto. Rimani fino alla fine, non ti permettere di commentare prima che sia finito il video mettendomi in bocca parole e concetti che non ho espresso, perché voglio analizzare punto per punto la questione e trattare nel modo adeguato questi temi di attualità che ci interessano tutti. Il problema più grande, cari signori, è l'aumento dei prezzi del gas naturale che ha causato il caos in tutto il continente europeo, ha sovralimentato l'inflazione, ostacolato le industrie e messo migliaia di famiglie in difficoltà. I prezzi del gas naturale in Europa sono ora circa 10 volte più alti rispetto alla media dell'ultimo decennio, 10 volte, e circa 10 volte più cari rispetto agli Stati Uniti. Perché in 6 mesi l'economia energetica di mezzo mondo sta andando a rotoli e si sta portando in fondo all'abisso della povertà e della miseria, stati già ridotti all'osso come l'Italia? Qual è stato l'evento che ha scaturito tutto questo? Il problema del gas è in gran parte dovuto alla guerra russo-ucraina, che ha interrotto le esportazioni di gas russo in tutta Europa, e se non le ha interrotte completamente ne ha aumentato i prezzi ovunque. Ma non è solo la guerra la causa. Le forniture alternative di gas sono costose, le alternative al gas sono costose e spesso, in paesi mediocri come l'Italia, sono impraticabili, a differenza di quello che professano i nostri pagliaccetti al governo. Il cambiamento climatico, per esempio, ha prosciugato i fiumi così tanto che molte delle centrali nucleari europee sono offline e c'è stato più di un decennio di confusione fra i responsabili politici europei su come costruire degli ammortizzatori sociali. Non siamo per niente indipendenti. Il riflesso diretto della crisi energetica, anche solo dei titoloni sensazionalistici dei giornali, sono gli aumenti dei prezzi. Ok? Sono gli aumenti dei prezzi. In questa ultima settimana di agosto 2022, per esempio, ci sono stati livelli record in Germania e Francia e la risposta comune qual è? Ma è ovvio, no? È quella di soccombere alle pressioni economiche giostrate dalle multinazionali energetiche. Gli stati non possono fare altrimenti e sarei anche propenso a dire che, così, tanto per citarne una, Gazprom, la multinazionale gestita dal governo della Federazione Russa che controlla da sola il 18% delle riserve mondiali di gas conosciute, tiene in scacco matto il continente europeo.
La domanda da comune cittadino che paga le tasse è questa: perché devo pagare io per la mala politica a livello europeo che hanno messo in pratica i nostri amichetti a Bruxelles? Volete che vi rimembri a tutti quanti cosa scriveva qualche giorno il New York Times? È ovvio che Putin è pronto a continuare ad avanzare in Ucraina nella speranza che l'impennata dell'inflazione dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari in Europa finirà per spezzare l'alleanza NATO. La sua scommessa sembra essere quella che, se le temperature medie in Europa sono più fredde del normale, se le forniture medie globali di petrolio e gas sono più limitate del normale, se i prezzi medi sono più alti del normale, se i blackout energetici dovuti alla carenza di energia diventano diffusi, ci sono buone probabilità che i membri europei della NATO inizino a fare pressioni sul presidente ucraino Zelensky per concludere un accordo con la Russia. Qualsiasi accordo per fermare i combattimenti. Ora, che cosa capite da queste parole del New York Times? E si capisce che Putin ha tutti gli interessi a continuare questa guerra. A volte sento persone completamente disinformate che affermano quanto la Russia stia perdendo, perché in effetti la guerra lampo che doveva essere ci stanno mettendo 6 mesi. Ecco, io sono convinto che ci sia un pensiero dietro. La verità, secondo me, è che Putin ha tutte le intenzioni di continuare questa guerra e di far avanzare l'inverno in modo da continuare a tenere l'Europa in scacco matto con l'energia. Il gas russo, a cose normali, fornisce il 40% delle importazioni europee, che, un po' con le importazioni, un po' con i depositi che ha messo da parte d'estate, l'Europa, non essendo per niente autonoma, in questo senso riesce però a far fronte al fabbisogno dei propri stati. Ecco, ha bisogno di entrambi, e se ci fosse una diminuzione vi assicuro che interi governi cadrebbero a rotoli, perché di conseguenza verrebbero meno i bisogni primari dei cittadini: scaldarsi, cucinare, l'illuminazione, internet. E indovinate un po' dove va a puntare l'ago della bilancia al giorno d'oggi? Leggete qui. Senza la fornitura della Russia in inverno, le nazioni europee saranno costrette a fare affidamento ancora di più sulle importazioni di gas naturale liquefatto da fornitori come gli Stati Uniti. Gas naturale liquefatto che, in ogni caso, signori, andrebbe gassificato, ok? E qui sorge un altro problema. Perché che ti pensi? Che siamo in grado di far fronte a crisi del genere? Siamo totalmente esposti. Ecco la verità. Mentre l'Europa abbandona l'approvvigionamento di gas da Mosca, che cosa è successo? È successo che molti leader, per tappare i buchi, si sono affrettati a garantire accordi e forniture alternative con altri paesi. L'Italia, per esempio, ha preso accordi con l'Algeria, che di conseguenza, come altri paesi, importa il 60% del proprio gas dalla Russia. Cioè, capito? È un circolo vizioso veramente abominevole. E come se non bastasse, molte centrali nucleari in Europa hanno chiuso i battenti, un po' perché la manutenzione ai reattori la puoi fare fino ad un certo punto, un po' perché c'è pieno di strutture vecchie e fiumi prosciugati. E tra poco parleremo in modo approfondito anche di nucleare. Ora, chi è che ci guadagna in tutto ciò? Perché, signori, niente succede per caso. L'impennata di prezzi dell'energia ha aiutato le compagnie petrolifere e del gas a registrare profitti eccezionali, così li chiamano i giornali, profitti eccezionali. E come se non bastasse, l'intero settore energetico, non solo il gas, ma anche l'elettricità, è in crisi. Tutto questo che cosa comporta? Comporta che si spinga sempre di più verso una transizione energetica. Questi 8 minuti di video, no? Per delineare il contesto che spinge verso una transizione energetica. Non servirebbero 10 video per parlarne in modo adeguato, ma cercherò di fare del mio meglio. Van Beurden, che sarebbe l'amministratore delegato di Shell, del colosso petrolifero, ha affermato che le soluzioni alla crisi energetica dovrebbero essere trovate attraverso risparmi di efficienza, razionamento e una costruzione molto rapida di alternative. Cosa sta facendo il nostro governo per costruire alternative? Ve lo dico io, siamo passati in un anno dai 20 ai 330 euro a kilowattora, cioè, capito? Il potere di sovvertire governi e ridurre l'intera popolazione europea alla fame è attualmente nelle mani delle multinazionali energetiche che tengono in scacco matto la politica europea. Questa è la verità, questo è quello che i politici non ti diranno mai.
La verità è una, signori, e in molti fanno finta di non vederla. La soluzione quale potrebbe essere? Ma davvero non ci arrivate? La soluzione che pone la parola fine a questa situazione, a questa condizione veramente pessima, sarebbe una e una soltanto: la cancellazione delle sanzioni a carico di Mosca, ammettere che sono state un errore, ammettere che non hanno assolutamente tenuto di conto il casino assoluto a livello energetico che sarebbe successo e ricominciare. Anche perché non abbiamo i mezzi per fare altrimenti, non è che dici sì, faccio altrimenti. Per mettere in piedi un'economia energetica privatizzata che sia italiana o europea e che risponda al fabbisogno energetico della popolazione senza chiedere ad altri, ci vogliono anni, cioè anni che non abbiamo. Già si parla di razionamenti per questo inverno. Come vogliamo finire? No, ve lo chiedo. Come i cavernicoli al buio che si scaldano con fuoco e legna? Stiamo scherzando forse? Invece di investire e di agevolare i giovani ad imprendere nel nostro paese, invece di cercare una transizione energetica che punti tutto sulle fonti rinnovabili, invece di incentivare i settori tecnologici all'avanguardia e progredire, finiremo a scaldarci con il carbone come nel 1800? Perché non basta avviare una transizione energetica valida, ma c'è anche bisogno che questa transizione energetica rispetti le leggi sulle emissioni. Chiaro? La IEA, la maggiore agenzia intergovernativa al mondo che si occupa di energia, ha evidenziato che attualmente per salvare il pianeta dobbiamo letteralmente abbattere le emissioni e dobbiamo farlo in fretta. Ok? Le emissioni proprio del settore energetico, e quindi devo parlarne per forza, settore energetico che è il diretto responsabile, numeri alla mano e non speculando come i negazionisti del cambiamento climatico. Il settore energetico è responsabile di 3/4 di circa tutte le emissioni nocive che sono state prodotte nell'atmosfera e che poi determinano il surriscaldamento globale, capito? Le emissioni, ok? Che determinano il surriscaldamento globale, capito? Filo conduttore diretto. Le emissioni surriscaldano più del normale l'atmosfera e non voglio tornarci sopra. Va bene, non voglio tornarci sopra, perché la scienza parla chiaro, non c'è un'altra interpretazione, è così e basta, è così punto e basta. Le emissioni surriscaldano 10 volte più velocemente l'atmosfera del normale ciclo di cui parlano i negazionisti, 10 volte. Ok? In 200 anni si sono sciolti ghiacciai che erano lì da 300 milioni di anni. Ora, il 60% della produzione di energia a livello mondiale avviene tramite fonti fossili. Solo il 30%, mettendo insieme tutte le rinnovabili, proviene da altre fonti green e il 10% dall'energia nucleare. E 3/4 di circa tutte le emissioni nocive che sono state prodotte sul pianeta negli ultimi 100-150 anni sono responsabili del settore energetico. Ok? La IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, ha previsto di ribaltare questi 3 dati, abbattendo le fonti fossili per ridurre in fretta le emissioni e facendo aumentare ad una quota prevista del 90% le fonti rinnovabili entro il 2050, mantenendo il nucleare poco sotto al 10%. E vi direte: come? Nel piano del green c'è anche il nucleare? Ora, tra poco ci arriviamo. Questo cosa ti dice? Ti dice che all'interno di quella che è stata chiamata tassonomia verde è stato inserito anche il nucleare. Cioè la Green Table prevede un abbattimento delle fonti fossili totalmente, ma comunque un'introduzione di circa l'8% in più di energia nucleare. E se provi a seguirmi invece di fare il moralista, capirai il perché. Il carbone che ha deciso di riprendere in mano la Germania in questi mesi, il carbone ha un tasso di emissioni doppio rispetto al gas e di 40 volte superiore rispetto al nucleare. Cioè, hai capito? Perché potrei chiudere e andare a vedere Netflix dopo questa frase. Scorie o meno, e tra poco ne parliamo, il nucleare ha un tasso di emissioni 40 volte inferiore rispetto al carbon fossile e 30 volte inferiore rispetto al gas. L'intenzione di ogni scienziato del mondo all'unisono, il consiglio di ogni università e pubblicazione scientifica autorevole del pianeta Terra, nessuno escluso, è quello di ridurre drasticamente le emissioni il più in fretta possibile, cercando di
rimanere al di sotto del 1,5 gradi di aumento di temperatura media globale che è stata proiettata e sul quale sono stati basati anche i più importanti accordi sul clima. Quindi, occhio, perché non basta la transizione energetica a fronte della crisi del gas e dell'elettricità pilotata dalle multinazionali in giro per il mondo che si stanno arricchendo da questa situazione. No, non basta. Serve una transizione energetica in linea con il rispetto per l'ambiente, altrimenti è come darci la zappa sui piedi. E per l'appunto, ti sei mai chiesto che ruolo potrebbe avere il nucleare all'interno della transizione energetica mondiale? Sembra un demone. Come si sente la parola nucleare ci viene la strizza a tutti. Aspetta un secondo, ok? Perché a fronte di tutto questo caos a livello mondiale mi vedo costretto a parlare di nucleare. Mi dispiace, ma è così. Invece di fare tutti i buonisti, provate a seguirmi e a ragionare. La produzione di elettricità tramite il nucleare come avviene? Ve la faccio breve. Avviene tramite la fissione, ossia atomi pesanti che si spezzano in atomi con numeri atomici più piccoli, generando una quantità immensa di energia termica che può essere utilizzata nelle centrali nucleari per scaldare dell'acqua, fargli raggiungere un'alta pressione, in modo tale che poi con questa pressione si possano far girare delle turbine che sono collegate a degli alternatori e alla fine si ottiene l'energia elettrica che viene immessa nella rete. Questo processo per fissione porta però alla produzione di materiali residui che se trattati e isolati in maniera adeguata, se trattati e isolati in maniera adeguata, rimangono innocui e sotto controllo. In caso contrario potrebbero risultare molto pericolosi, specie in questi paesi cialtroni come l'Italia, dove la corruzione, la mala politica e la cattivissima gestione regnano sovrane. Ma proviamo però per un secondo a guardare i numeri. Guardiamo i numeri del nucleare. Allora, con 1 chilo di plutonio, ok? Con un solo chilo di plutonio generi la stessa energia che generi con 2 milioni di chili di carbone. Cioè, è allucinante, no? Dirai, è allucinante. Sì, lo è. A fronte di emissioni poi quasi inesistenti. Con 1 chilo di plutonio generi la stessa energia che generi con 2 milioni di chili di carbone a fronte di emissioni inesistenti, che sono paragonabili alle fonti rinnovabili. Capito? Ci siamo? Per generare l'energia che generi con 1 chilo di plutonio ti servono 2 milioni di chili di carbone e non è neanche paragonabile perché il livello di emissioni sarebbe di 10 a 0. Ecco il motivo per il quale la IEA non solo include nel pacchetto del green il nucleare, ma inoltre ha intenzione di passare dai 412 gigawatt di potenza che abbiamo oggi installati in Europa agli 812 gigawatt entro il 2050. Partiamo da questo, va bene? Non commentare ora che hai sentito la parolina nucleare facendo il moralista, Chernobyl, Fukushima, eccetera. Prova a seguirmi e a fine video lascia un commento. Le centrali nucleari a oggi sono distribuite in più di 30 paesi, chissà come mai, soprattutto nelle economie avanzate del pianeta, ma chissà come mai nell'ordine di 2/3. Cioè, capisci? Alcune però purtroppo sono destinate a spegnersi, perché comunque invecchiano e hanno un ciclo di vita che non è infinito, e quindi una ventina di paesi stanno costruendo una cinquantina di nuovi reattori a fissione soprattutto in Cina e in Russia. Che state tranquilli, loro al buio e senza acqua calda non ci rimangono. Ma se succede un incidente, guarda Chernobyl, guarda Fukushima. Sì, anche se ti si rompe un tubo del gas in casa, fai saltare la palazzina. Se ti si guasta il motore dell'auto prende fuoco. Se sei su un aereo e si rompe il motore precipiti nell'oceano e diventi un ricordo. Voglio dire, parliamone, ok? Ora, a parte gli scherzi e le battutine, parliamone. Gli incidenti nucleari che si ricordano sono 3: Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, e fanno parte delle dinamiche relative a questa tecnologia nell'immaginario collettivo che spaventano. Nell'immaginario comune, quando si parla di centrali nucleari, viene subito in mente Chernobyl, lì, l'immagine fissa. Ecco, parliamo di numeri. A me non frega niente dell'immaginario collettivo, io voglio vedere i numeri. L'inquinamento prodotto dalle centrali a carbone o a petrolio che sia, provoca ogni anno, e ripeto ogni anno, più morti e malati di cancro, numeri alla mano, di tutti gli incidenti nucleari della storia messi insieme.
capito? Per non parlare dell'ambiente, proprio non ne parliamo dell'ambiente. Le emissioni hanno raso al suolo interi ecosistemi e gli incidenti fra petroliere, estrattori di petrolio, smaltimenti criminali nell'oceano e chi più ne ha più ne metta hanno cancellato intere barriere coralline. L'impatto ambientale dell'industria petrolchimica è la rovina del pianeta Terra e numeri alla mano, i danni rispetto al nucleare sono infinitamente più alti, infinitamente, sia per gli esseri umani che per l'ambiente. L'inquinamento prodotto dal carbone e dal petrolio provoca ogni anno più morti e malati di cancro, numeri alla mano, di tutti gli incidenti nucleari della storia messi insieme. Ti hai voglia di dire no e a proporre un altro punto di vista? Non esiste un altro punto di vista, è così punto e basta, sono i numeri, sono i fatti e analisi, ok? È un fatto, ok? Purtroppo, però, signori, so bene che i confronti servono a poco quando si parla di diffidenza nei confronti di determinate tecnologie. Forse se le persone si informassero di più e fossero meno ignoranti riusciremo ad abbattere con facilità determinate barriere. Se c'è una cosa però su cui sono d'accordo è che anch'io penso che sia problematica per quanto riguarda il nucleare, è che non ho fiducia nel sistema e nei controllori, cioè affidare centrali nucleari nelle mani del nostro governo è secondo me irresponsabile a fronte di una classe politica corrotta e influenzabile. Quindi, il nucleare potrebbe essere la soluzione? Diciamo che, per quanto sia la manna dal cielo dell'energia, ci sono troppi se e troppi ma che necessitano di altra ricerca e di una gestione impeccabile. Come le scorie, per esempio. Parliamone un secondo, ecco. Sapete che per l'appunto ci sono studi in atto che stanno cercando di produrre reattori a fissione che utilizzino scorie nucleari per funzionare? Quindi, da una parte produci scorie e dall'altra le riutilizzi. Il magnate della tecnologia Bill Gates mi sembra che stia investendo in questo settore e, parliamoci chiaro, eliminando anche il problema delle scorie, l'ipotesi del nucleare diventa davvero, ma davvero cremosa. Sicuramente meglio di rimanere al buio e senza acqua calda come i cavernicoli di Göbekli Tepe nell'11.000 a.C. o come nei paesi del terzo mondo con l'energia dimezzata o con le fasce orarie. Sinceramente, scusami tanto, ma sinceramente pago 20.000 euro l'anno di tasse allo Stato italiano e io con le fasce orarie per il gas mi ci pulisco. Capito? No? Ecco. Dove finiremo? Il CEO di Shell, Ben Van Beurden, ha detto al The Guardian 2 giorni fa che il problema del gas, secondo il suo punto di vista, l'Europa lo avrà per parecchi inverni a seguire. Bene, no? Io non so veramente cosa dire, porto nel cuore tutte le aziende che stanno lottando per sopravvivere e che sopravvivono a stento e tutte le persone e le famiglie che si trovano in situazioni economiche disastrose. E il nucleare no, e l'estrazione del gas no, e i gassificatori no, e quello no, e intanto però loro ogni mese prendono stipendi a 4 o 5 zeri dai soldi dei contribuenti. Cioè forse non è chiaro, cioè forse non avete capito bene, vi dovete muovere, sveglia, basta parlare, avete parlato troppo bla bla. Invito gentilmente e calorosamente la nostra classe politica a fare qualcosa. Grazie e cordiali saluti. Adieu!